Ciao a tutti e bentornati a chi mi segue già. Oggi voglio fare con voi questo portamollette in tessuto. È un portamollette fatto ad abitino. Io ho messo anche la stampellina se volete appenderlo allo stendino, oppure qui c'è un gancetto se volete appenderlo al filo dei panni. Vi faccio vedere, riempito con le mollettine, ne entrano diciamo parecchie, quindi, ed ecco qui, questo qui è il mio lavoro che voglio fare oggi con voi. Consente di riciclare vari ritagli di stoffa se lo fate con più stoffe come ho fatto io. Quindi se avete anche dei lenzuoli vecchi che hanno delle fantasie carine, delle federe o cose di questo tipo, potete utilizzarle tranquillamente per fare appunto questo portamollette. Ci sarà un cartamodello. Il cartamodello lo dovrete tagliare in vari pezzi ed incollare. Questa qui è la sagoma per fare il dietro appunto, mentre per fare il davanti dovremo stampare altri pezzi. Non hanno misure diverse, cioè i pezzi sono tutti quanti della stessa misura, nel senso questo qui è uguale a questo qui, questo pezzo è uguale a questo, quindi basterà stamparli e specchiarli. Quindi per il davanti invece dovremo avere questo pezzo qui, questo pezzo qui e quest'altro pezzo qui che come vedete è lo stesso ma specchiato e quindi va girato. Dovete scaricare appunto il cartamodello con il link che vi metterò sotto la descrizione del video, oppure qui in alto a destra dove apparirà una scheda alla fine del video. Quindi alla fine del video troverete la scheda. Se non la trovate, se non vi appare, perché a volte appare, a volte non appare, non ho capito ancora il perché, lo trovate sotto al video, nella descrizione, prima dei commenti. Aprite la scheda e avrete il link per scaricare appunto il cartamodello. Bene, dunque io direi quindi di metterci subito al lavoro, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei prossimi video. In più ovviamente se il video poi alla fine vi è piaciuto di condividerlo. Quindi buona creatività a tutti! Dunque, per quanto riguarda il progetto, noi dovremo utilizzare 2 o più stoffe. Infatti, come vi ho fatto vedere prima, è possibile utilizzare anche vari ritagli di stoffa che magari avete nel cassetto. La pesantezza della stoffa dovrà essere quella di un lenzuolo, quindi non dovremo utilizzare una stoffa troppo pesante, perché in questo progetto tutti i pezzi avranno 2 strati di stoffa, quindi ci sarà la stoffa davanti e la stoffa dietro per ogni pezzo del progetto. Avremo bisogno poi anche di un pezzetto di 30 cm circa di un qualcosa di decorativo, quindi può essere un merletto oppure una serpentina. Dopodiché utilizzeremo anche un pezzettino di sbiego o un pezzetto di fettuccia, più o meno un 20 cm. La prima cosa che andremo a fare in questo progetto sarà realizzare il cappietto per l'abitino portamollette. In questo caso io lo farò diverso dal progetto che avete visto prima e poi vi spiegherò anche il perché. Vi dico i pezzi da tagliare, io li ho già tagliati, se no sarebbe stato un lavoro troppo lungo da fare sul video e mano a mano ve li spiego pure. Dunque, la prima parte da montare è questa qui e vi servirà per questo pezzo qua. Io ho scritto ED, dove E sta per esterno e D sta per davanti. Quindi andremo a ricopiare questa parte qui sul rovescio della stoffa. È sempre un esterno davanti, sempre sul rovescio della stoffa, vedete? L'altro pezzo di stoffa, che sarà doppio questa volta, quindi dritto contro dritto, doppio, noi andremo a fare sempre questa figura qui. Se avete la fantasia che va nel verso, di metterla nel verso corretto. E questo qui sarà esterno più interno davanti. E poi avremo questo pezzo qui, da un pezzo solo di stoffa, sempre sul rovescio, in modo tale da avere questa figura qui, e
e lo mettete da parte come abbiamo fatto con gli altri pezzi. Adesso arriva l'ultimo pezzo. La sagoma intera la faremo sul dietro della stoffa, quindi sul rovescio, e con la stoffa in doppio, quindi doppia stoffa, e questo qua sarà l'esterno più interno del dietro. Qui poi dobbiamo prendere come riferimento la metà per posizionare il cappietto che abbiamo fatto prima, e lo posizioneremo a 2,5 cm dal centro. Per tutta l'esecuzione del progetto io utilizzerò un punto dritto base della macchina da cucire e utilizzerò un ago da 80. L'occhiello l'ho posizionato partendo da qui verso l'esterno, e lasciando 1 centimetro di fuori dalla cucitura. Ho stirato il pezzettino che va qui sopra della maglietta. Io non farò la ribattitura qui perché a me personalmente non piace, però se voi la volete fare dovete fare la cucitura qui a 2 mm dal bordo. Adesso dovremo fare gli altri pezzi. Allora, come avete visto, ho tolto l'eccesso qui e l'eccesso qui e ho lasciato 1 centimetro sotto e 1 centimetro sopra. Adesso, come potete notare, qui manca un pezzo, quindi dobbiamo cercare di allungarlo. Questo sul cartamodello non c'è, quindi mi raccomando di guardare bene quello che adesso faccio. Io con il cartamodello di questa parte qui, una delle due parti tanto sono identiche, quindi non è che dovete prendere questa anziché l'altra, cercherò di fare un allungamento e di andare avanti senza mai scendere al di sotto della linea di cucitura.
Allora, ho cucito la mia serpentina, quindi adesso dovrò mettere questa parte con questa parte qui, vedete che è speculare, dritto contro dritto. Se voi avevate utilizzato due stoffe qui, anche sul diario della fodera, allora dovevate tenere presente che questo segno qui doveva cadere perfettamente in mezzo a questa cucitura. In questo caso non ci interessa, quindi io ho fatto le sagome solo per prepararmi appunto le stoffe ed averle della grandezza giusta. Questa cucitura la portiamo in basso perché qui noi dobbiamo proseguire e scendere giù così. Qui lascerò una piccola apertura per risvoltare il tutto. E adesso andrò a cucire tutta quanta appunto la sagoma. Qui dobbiamo girare questo pezzo, andiamo a cucire, facciamo una piccola cucitura qui e una piccola cucitura qui, in modo che possiamo girarlo all'interno. Questo perché? Perché questo pezzo poi andrà attaccato qui. Dobbiamo appunto girare all'interno questa parte qui. Ed ecco qua, io ho fatto le mie due cuciture. Uscire bene gli angoli, quindi adesso andrò a piegare in dentro allora eccola qua. Adesso dobbiamo provare a vedere se lavorate sempre su questo, perché poi lo dobbiamo unire e risvoltare, quindi deve essere in linea perfetta con la parte sotto. Allora, qui se avete bisogno ovviamente scendete un pochino con la stoffa. Comunque, una volta presa ecco la misura dove deve arrivare, andiamo a fare una piccola cucitura qui sul bordo per chiudere. Allora, ecco qui la mia cucitura. Io ho fatto la cucitura qui in basso. Dobbiamo unire questo pezzo qui con questo pezzo qui. Adesso andiamo a ripassare la cucitura che abbiamo fatto sulla decorazione. Arrivati a questo punto, quindi abbiamo questi due pezzi, allora o mettiamo dritto su dritto, vedete la cucitura che abbiamo fatto ora, no? E quindi facciamo una cucitura vicinissima al bordo e dopo dobbiamo risvoltare il lavoro, oppure potete scegliere di metterlo così, ovviamente sistematelo veramente al millimetro, e dobbiamo fare la cucitura qui e qui, quindi non andremo a risvoltare. Io quello che vi ho fatto vedere all'inizio è con la cucitura all'interno, quindi adesso lo farò con la cucitura all'esterno, così vi faccio vedere i due tipi di cuciture come vengono, quindi appunto le differenze. Io qui ho messo le mollettine per ricordarmi di non cucire. Queste qui saranno aperte. Ed ecco qui il mio portamollette terminato.
vi faccio vedere quello di prima, che appunto ha la cucitura interna, quindi ho messo dritto su dritto le due stoffe, ho cucito tutto quanto intorno lasciando sempre le maniche libere, quindi ho cucito qui e qui, la posizione della cucitura è la stessa, e poi ho risvoltato tutto quanto. Per quanto riguarda il gancio, qui come avete visto il gancio è fatto in questo modo qui, se lo vogliamo appendere proprio al filo dei panni, e poi chiudiamo in questo modo. Anche con il peso delle mollette resterà un po' così. Allora, per evitare questa cosa qui, io ho pensato appunto di fare l'occhiello, e vi spiego perché in questo modo qui ho delle difficoltà. Io infilo la stampellina e poi infilo il cappio. A questo punto il mio portamollette rimarrà sempre dritto, non si accascia. Questo qui potete farlo con lo spago, potete farlo come volete, non c'è problema. E questo qui è da 13 cm. Ho utilizzato, come potete vedere, un filo a contrasto color senape dello stesso colore della decorazione. Poi qui voi potete mettere tranquillamente un fiocchettino. La stampellina che ho utilizzato è una stampellina per bambini, quindi per neonati, diciamo, mi sembra che sia 18-36 mesi. Quindi ovviamente dovete utilizzare una stampellina più piccola, perché una stampella normale difficilmente entra qui dentro. Vi do anche le misure del progetto terminato, e sono per le spalle qui 31 cm, qui sotto sono 30 cm, l'altezza è di 32 cm. Lo trovo un regalo veramente fantastico. Bene, dunque, a me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo tutorial, ma prima vi ricordo sempre di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei nuovi tutorial. In questo modo resterete aggiornati sulle prossime uscite dei nuovi video. Poi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando di condividerlo. Ciao!